L'inverno nel vicinato di Welcome Home è finito e finalmente è arrivata la primavera. Il sito, dopo un lungo periodo di silenzio, è stato finalmente aggiornato e questa volta il protagonista non è più Wally, ma la coloratissima Julie Joyful. Al centro di tutto ci saranno i fiori e i colori sgargianti della primavera, ma soprattutto il team che si occupa di riportare alla luce le meraviglie dello show ha detto di aver ricevuto scatole su scatole di materiale. Ancora non si sa chi le abbia mandate, ma il problema adesso non è quello. Il misterioso donatore è stato generosissimo e d'ora in avanti il team si concentrerà su ogni singolo personaggio, presentandoci di volta in volta tutti i materiali che lo riguardano. D'ora in poi dunque i prossimi aggiornamenti del sito saranno dei veri e propri showcase sui singoli vicini e questa volta tocca a Julie, le sue sorelle e il suo rilassatissimo fratello con una mole di materiale davvero enorme. E in questo viaggio alla scoperta dei mostri arcobaleno ci accompagnerà Frank Frankly, grande amico di Julie, enorme appassionato di insetti e famoso ormai per essere il musone per eccellenza di Welcome Home. Non ci resta quindi che aprire ancora una volta il sito e tornare a scoprirne ogni segreto. Per cominciare abbiamo due nuovi libri della linea Lucky Lu Storyteller. L'ultima volta eravamo rimasti con l'inquietante Brick by Brick in cui la povera Polly finiva spaventata a morte, convinta che qualcuno l'avesse chiusa all'interno della sua stessa casa. Qui invece cominciamo con un primo libro dal titolo Springtime Salutations che ha per protagonisti Julie, Frank e soprattutto gli altri mostri dell'arcobaleno. La trama è molto semplice e gli avvenimenti non sono tantissimi. La primavera ormai è alle porte e Julie si è risvegliata dal suo sonno dopo l'homecoming. Purtroppo qualcosa non va. Ormai i fiori dovrebbero essere sbocciati e la natura dovrebbe essere rigogliosa, tuttavia una volta fuori di casa Julie scopre che la neve non si è ancora sciolta e l'inverno è ancora presente. È strano, solitamente Julie non sbaglia mai, ma ormai è sveglia e ne approfitta per svegliare anche il suo migliore amico, Frank. Frank che in realtà non è così contento di essere stato disturbato e avrebbe volentieri continuato a dormire, ma Julie è praticamente incontenibile ed è convinta di sapere come risolvere la situazione. I due partono, lasciano il vicinato e si dirigono verso le montagne per raggiungere un posto che fino ad ora non avevamo mai visto in Welcome Home, la casa dei mostri dell'arcobaleno, Franny, Jonesy e Bea, il fratello e le sorelle di Julie. All'arrivo della rumorosissima Julie, i tre vengono risvegliati dal letargo e non ne sono affatto contenti. La loro sveglia era programmata per un momento ben preciso, ma Julie non vuole sentire ragioni e li implora di aiutarla. Nonostante le lamentele di Franny, decidono fortunatamente di tirar fuori i loro strumenti ed iniziano a suonare, risvegliando la bella stagione. Franny con la sua tastiera scioglie la neve, Jonesy fa ricrescere il verde suonando il basso e Bea, grazie al suo flauto, torna a far splendere il sole su tutto il vicinato. Julie non ha strumenti, ma grazie alla propria voce riesce a far sbocciare nuovamente i fiori, rendendo finalmente felice anche Frank. Il libro si conclude così, niente di strano, niente di inquietante, un semplice racconto su come la primavera torni a salutare i vicini. L'altro volume si intitola Sweetbriar ed è una rivisitazione della Bella Addormentata. Wally è un re buono che ha da poco avuto una figlia, la principessa Julie. A corte viene fatta una grande festa, ma Barnaby il cattivo, che non era stato invitato, riesce a infiltrarsi. Ed esattamente come nella favola originale scaglia una maledizione sulla povera principessa, condannandola a cadere in un sonno estremamente profondo non appena toccherà l'ago di un arcolaio. Re Wally fa bruciare tutti gli arcolai del regno e ordina alla fata Audi di nascondere Julie nella sua drogheria, lontana dagli occhi di Barnaby. Audi obbedisce e Julie cresce spensierata. Un giorno incontra il principe Frank, di cui si innamora perdutamente, e a questo punto Audi si trova costretto a raccontarle tutto, svelando a Julie le sue origini, il suo ruolo e soprattutto il fatto di essere destinata a sposare un principe che lei, a quanto pare, ancora non conosceva. Julie e Audi si mettono finalmente in cammino per tornare al castello, ma sulla strada incontrano Barnaby, ovviamente travestito in modo da non farsi riconoscere. Il cattivissimo Barnaby ha un arcolaio con cui dice di stare facendo dei guanti per sua madre. Julie ci crede ciecamente e tocca la spina, pungendosi. Come annunciato da Barnaby, Julie cade in un sonno profondo. Da qui in poi la storia prosegue nel più classico dei modi. Barnaby viene sconfitto e Julie viene salvata dal bacio di Frank. I due ovviamente vivono felici e contenti. Anche in questo secondo libro nessun dettaglio strano, se non il fatto che al posto del narratore classico, qui la storia ci viene raccontata da Sally Starlet. Non dimentichiamoci però che stiamo parlando di Welcome Home. Per il momento è un po' tutto troppo tranquillo, ma non vi preoccupate. Ci pensa Wally a cambiare le carte in tavola. Il terzo libro di questo aggiornamento si intitola The Julie Guide to Being Joyful, un libro che, stando al titolo, dovrebbe insegnare ad essere felici, o almeno ad esserlo secondo i canoni di Julie Joyful.
Cosa c'entra Wall-E in tutto questo? Beh, questa guida pare essere proprio rivolta a lui. L'audiolibro è fondamentalmente un dialogo tra Wall-E e Julie, in cui Wall-E chiede alla sua amica come dipingere la gioia. Ciò che si vede inizialmente nelle immagini è infatti una tela bianca su cui Wall-E non è ancora riuscito a dare nemmeno una pennellata. Fortunatamente però Julie è apparsa sbucando da un cespuglio, e chi meglio di lei per spiegare cosa sia davvero la gioia? Wall-E pensa di aver risolto il problema, ma dare un'effettiva descrizione della gioia per far sì che possa essere disegnata è un'impresa un po' troppo impegnativa anche per Julie Joyful. Un modo però esiste. Se Julie non può descrivere a Wall-E come sia fatta effettivamente la gioia, gli descriverà tutte le sensazioni che lei prova ogni volta che si sente felice. E quindi comincia a raccontare tutti gli episodi che l'hanno fatta sentire allegra nel vicinato. Alla fine il racconto di Julie sembra aver aiutato Wall-E. Il quadro è finito, ma ciò che si vede sulla tela è solo una gigantesca macchia nera. Questo perché, come viene scritto dai curatori del sito, il libro era appartenuto già a qualcuno e i segni di questo possesso erano chiaramente visibili. Scrivono anche che manca una pagina del libro e allo stesso modo manca una parte di audio, o meglio, c'è, ma è completamente distorta. La pagina mancante invece è una sezione vicina al finale del racconto, tra l'aneddoto di Audi e il quadro di Wall-E. Non è troppo difficile capire chi coinvolgesse quella pagina. Nel libro sono stati inseriti tutti i vicini tranne uno, Frank Frankly, il che è strano. In linea di massima Julie e Frank hanno un bellissimo rapporto, quindi perché spedire al Restoration Project un documento incompleto? L'altra opzione potrebbe essere invece un'interazione tra Julie e Home stessa. E considerata l'oscura natura di Home, potrebbe effettivamente spiegare il perché della rimozione. Se dovessimo fare qualche ipotesi, potremmo credere che su quella pagina ci sia scritto o raffigurato qualcosa di parecchio inquietante. E non ci riferiamo ovviamente alla pagina originale, ma a ciò che potrebbe esserci stato aggiunto dopo dal suo precedente proprietario. Purtroppo la sezione distorta di audio per ora è completamente incomprensibile, quindi dobbiamo accontentarci della nostra immaginazione, ma siamo abbastanza sicuri di ciò che abbiamo appena detto. Questo libro però ha un'altra particolarità. All'inizio del file audio, praticamente al primo secondo, si sente una voce dire quella che sembra la parola mom, mamma, che non viene riportata nemmeno in trascrizione. La voce sembra proprio quella di Julie e sentirla dire proprio quella parola in un contesto come Welcome Home fa pensare direttamente alla possibilità che tutti i personaggi in realtà possano essere bambini tenuti in ostaggio da un'entità ben più oscura. Le prove di uno scenario del genere per ora sono state diverse e non ci sarebbe poi nulla di cui stupirsi, ma l'update di primavera non finisce qui. Abbiamo parlato dei libri, ma come diceva il Restoration Project, il materiale inviato dal donatore misterioso è molto più ricco di così. Floriography, ad esempio, è un gioco da tavolo totalmente incentrato sulla famiglia Joyful e Frank Frankly. Nella versione ricevuta non c'erano le pedine, ma le carte erano ancora presenti ed erano divise in 2 set. Le action cards, chiamate anche Grow and Go, che come dice il nome stesso indicavano ai giocatori cosa fare e dove andare, e una serie di carte dai colori dei personaggi che riportano nomi di fiori e cose da fare per far interagire i giocatori tra loro. Lo scopo del gioco è fondamentalmente ottenere tutte le carte degli altri giocatori e formare il bouquet. L'esemplare ricevuto dal Restoration Project tuttavia non ha con sé il regolamento completo, quindi non si capisce effettivamente come si debba giocare. Ciò che è evidente però sono le tracce sulle carte sul tabellone della classica sostanza nera che ormai ben conosciamo. C'è infine un ultimo giocattolo, o meglio una sua rappresentazione. Si tratta in sostanza di un misto tra un cane e un insetto appartenente alla serie dei Grow Opal. Purtroppo non si legge quasi nulla in quel trafiletto, ma si ipotizza che stando al nome possa avere delle funzionalità aggiuntive, come ad esempio quella di cambiare nel tempo. Interessante sicuramente il fatto che oltre ad essere classificato come misto tra cane e insetto, abbia anche alcune caratteristiche estetiche in comune con Barnaby. Tuttavia per il momento non si può far altro che sperare in qualche altro ritrovamento a riguardo. I giocattoli finiscono qui, ma dallo show di Welcome Home venivano prodotti anche oggetti legati al cibo e ovviamente esistevano anche creazioni ispirate ai mostri dell'arcobaleno. Il primo elemento sono 2 pagine di un ricettario diverso da quello che avevamo già visto, in cui viene spiegato come fare dei dolci ispirati a Julie e ai suoi fratelli e sorelle. Niente di troppo rilevante in realtà, che semplicemente conferma l'importanza dell'evento primaverile dello show.
Sempre in tema di primavera, poi, sembra fosse stato indetto un concorso tramite cereali Crispy Sweets, che permetteva di vincere un libro colorato che aveva sempre per protagonisti Frank e la famiglia di Julie. Il buon Frank è curioso di sapere come facciano i fiori a sbocciare e in tutta risposta Julie gli spiega il ruolo dei mostri dell'arcobaleno, che con la loro armonia e i loro strumenti musicali fanno sì che le stagioni si susseguano e che la natura possa fare il suo corso, facendo quindi in modo che anche i fiori riescano a sbocciare. Anche in questo caso nulla di strano e come documento potrebbe servire a noi per capire un po' meglio il ruolo dei mostri dell'arcobaleno. Sfortunatamente, stando al Restoration Project, non si trova una scatola originale dei cereali e non è quindi possibile vedere la grafica dedicata all'evento primaverile, ma si ipotizza che fosse qualcosa di ispirato a Julie e compagnia. A chiudere il quadro sul cibo c'è l'ultimo prodotto dello show, la Joy, una soda dedicata a Julie e piena di zucchero. La pagina che la pubblicizza però ha una stranezza. Non presenta alcun marchio, a differenza di tutti gli altri prodotti fatti da Marlo. E inoltre dietro all'illustrazione della bottiglia si vede chiaramente Home, quasi come a voler indicare che la bevanda possa essere legata all'inquietante e misteriosa casa di Wally. Tralasciamo poi il fatto che nella pubblicità vengano indicati tanti ingredienti speciali che non vengono specificati. Ed è proprio la Joy che sarà una delle protagoniste del nostro prossimo video su Welcome Home. Perché se è vero che oggi ci siamo concentrati sul sito del Restoration Project, la prossima volta ci sposteremo sull'altro sito, quello decisamente meno colorato e più oscuro, che analizza i veri segreti dello show. Nel frattempo, ovviamente, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividetelo e noi ci rivediamo tra pochissimo dall'altra parte del vicinato.